In questo video vediamo come superare la paura di viaggiare da soli, step by step, con consigli pratici e idee per il tuo viaggio in solitaria. Ho fatto il mio primo viaggio da sola a 22 anni perché semplicemente non c'era nessuno dei miei amici disponibile per questioni economiche o per mancanza di tempo. Mi dissi: perché togliermi questa opportunità solo perché sono sola? Detto, fatto, prenotato e partii per Santo Domingo. Ero piena di paura, eppure conobbi tanti viaggiatori, mi divertii tantissimo e conservo ancora bellissimi ricordi. Con questo non voglio dire che tutto sia stato perfetto, come non è perfetta neanche la vita. Il primo consiglio che ti do è capire perché vuoi viaggiare da solo o da sola. Tenere a mente la tua motivazione è come un faro che ti guida nella notte. Se il tuo desiderio è semplicemente scoprire il mondo senza il compromesso di dover aspettare o compiacere un'altra persona, scrivilo e rileggilo. Non crearti aspettative né in bene né in male, abbi solo chiaro la direzione che vuoi seguire, e cioè prenotare una vacanza. Concentrati sugli aspetti pratici di dove andare, quando, cosa vedere, cosa portare. Il resto sono solo preoccupazioni che girano nella tua testa. Spesso ci preoccupiamo di cose che non succederanno mai. Parti e basta. Sentiti forte. Come diceva Christopher nel film Into the Wild, l'importante è sentirsi forti, non essere forti. Veniamo a dei consigli più pratici. Se vuoi fare una vacanza da solo ma hai troppa paura, inizia con escursioni o visite vicino casa. Nessuno ti obbliga a fare un viaggio avventura da sola o da solo nell'outback australiano. Inizia con piccoli momenti in cui rimani da solo. Forse non sei abituato a stare con te stesso. Vai a cena da solo, nessuno ti guarda, nessuno ti giudica, anzi, la bella notizia è che a nessuno interessa nulla di te. Se sei seduto da solo al ristorante, ognuno dei commensali e dei camerieri è concentrato sulla propria vita. Alla fine della cena, che cosa puoi dire? È stata un'esperienza così tragica? Visita un museo da solo oppure aggregati a una visita guidata nella tua città. Sei in un ambiente che conosci e questo ti rassicura. Ma stai già facendo il turista? Hai visto come può essere facile? Basta replicarlo in un'altra città. Prendi poi il treno e dedica una giornata a scoprire una città vicino casa. Prenota un viaggio di gruppo. Io sono un'accompagnatrice turistica e nei gruppi che accompagno vedo un numero sempre maggiore di persone da sole. Molto spesso sono donne e non per forza single, anzi sono donne che lasciano a casa compagni o mariti e che si dedicano un po' di tempo. Il viaggio di gruppo è veramente un'isola felice per chi decide di viaggiare da solo. Io stessa l'ho provato in Islanda, dove non me la sentivo di guidare sulla neve e sul ghiaccio. Per questo e per una questione di costi ho scelto di fare un viaggio di gruppo. Il bello di viaggiare in gruppo, ma partendo da soli, è che puoi avere delle occasioni di condivisione, ma anche dei momenti che puoi rimanere da solo. Controlla bene il programma del tour. Ci sono dei programmi che prevedono del tempo libero o escursioni facoltative. Ecco che puoi sfruttare quel tempo per te stesso o te stessa. O per esempio, dopo cena puoi decidere se andare a dormire o se rimanere a chiacchierare con gli altri in piena libertà. O puoi decidere con chi intrattenerti. Si sa che nei gruppi le persone simili si attraggono e quindi puoi trovare anche una buona compagnia. Dipende sempre da te. Ma a differenza di quando viaggi in coppia, sei totalmente libero di fare quello che vuoi. Il viaggio di gruppo ti dà anche garanzie dal punto di vista della sicurezza, che non è una cosa da poco. Prepara bene il tuo viaggio in solitaria. Hai fatto l'esperienza delle escursioni vicino casa, hai prenotato il viaggio di gruppo, ti sei guadagnata o guadagnato un po' di fiducia. Ora è il momento di provare il viaggio in solitaria. Un bel tuffo da una scogliera può farti paura, ma anche può essere elettrizzante. Il mio consiglio è di preparare bene il tuo viaggio. Questo non escluderà eventuali imprevisti, ma almeno ti dà delle basi da cui puoi muoverti. Segui i seguenti consigli.
Dai i dati del tuo viaggio a qualcuno di fiducia o a un parente. È sempre bene che qualcuno sappia dove sei. Controlla la sicurezza del paese che visiti attraverso il sito viaggiaresicuri.it. Fai una buona assicurazione di viaggio. Non è piacevole essere malati e in ferie da soli. Avere una buona assistenza è fondamentale. Scegli con cura la destinazione. Diciamo che non tutti i luoghi vedono per esempio di buon occhio una donna che viaggia da sola, come in alcuni paesi arabi. Informati sulla destinazione, su internet o vai in agenzia di viaggio. Consultati con gli agenti di viaggio che sanno consigliarti per il meglio. Scegli con cura dove alloggiare. Cerca di prediligere zone centrali e ben servite dai mezzi pubblici, così questo ti agevola negli spostamenti. La comodità va privilegiata a discapito di qualche soldino, proprio perché se sei sola non è simpatico viaggiare in metropolitana a certe ore della notte, magari perché hai cenato al ristorante e per rientrare in hotel devi farti un'ora di percorso con i mezzi pubblici. Se non vuoi rimanere sempre sola o solo, ricordati che in ostelli e in certi alloggi come Airbnb ci sono salotti o cucine dove è possibile incontrare altri viaggiatori, scambiarsi consigli di viaggio o trascorrere del tempo in piacevole compagnia. Consulta i blogger o vlogger che trovi su internet e che possono darti suggerimenti in tal senso. Partecipa a visite guidate tramite i siti turistici dei luoghi che visiti o con semplici ricerche su Google. Approfitta di visitare un luogo approfondendone la conoscenza grazie a queste esperienze. Ci sono alcune visite che terminano con un momento conviviale, come per esempio una degustazione, un aperitivo o addirittura un pranzo, una cena. Questa è l'occasione ideale per conoscere altri viaggiatori. Studia bene quali mezzi di trasporto utilizzare. Per non trovarti spiazzata o spiazzato in un aeroporto o in una città, controlla su internet come muoverti. Questo ti fa risparmiare molto tempo e stress. Porta con te cellulari carichi e powerbank. I cellulari possono essere di grande aiuto sia per chiamate di emergenza, per fare foto, per utilizzare Google Maps, che ti dà sempre indicazioni su come muoverti, non rischiare di rimanere senza batteria. Iscriviti a gruppi Facebook delle località che visiti. Potresti trovare qualche suggerimento utile oppure leggere le domande di alcuni viaggiatori e risposte che potrebbero tornarti utili. Viaggia leggero. Chi se ne frega di come ti vesti? Dove vai? Nessuno ti conosce. E allora, perché ti porti tanta roba? Viaggia leggero, così non ti devi trascinare valigie pesanti, non ti devi preoccupare se te le rubano e se scegli di viaggiare con uno semplice zaino non c'è neanche il rischio che venga perso in aeroporto. Portati un libro o una compilation di canzoni da ascoltare o qualcosa per disegnare. Non mancheranno durante la vacanza dei momenti di attesa. Buona cosa è avere qualcosa da fare, per non sentirsi soli, per non scrollare sui social network che ti fanno sentire ancora più solo. Mi ricordo che durante un viaggio di gruppo ho conosciuto una signora che per esempio ricamava in pullman. Spero che questi consigli ti siano stati utili per il tuo viaggio in solitaria. L'ultima cosa che mi sento di dirti è di partire con la mente vuota, senza aspettative, con la semplice voglia di vivere intensamente ciò che questa nuova avventura saprà offrirti.